Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo di Guido Monaldi, Vincenzo Bellini, capitolo 9, parte seconda. Continua Laniante. Accesosi dunque l'antagonismo con Donizetti, Bellini voleva a qualunque costo rispondere all'Anna Bolena con un'opera di gran lunga più bella, d'argomento campestre e non storico, per non seguire le orme dell'avversario. S'è detto anche che già l'Ernani, scelto e incominciato, se non quasi finito, non piaceva al maestro, dopo che questi aveva passati i giorni di idillio felice nella villa di Giuditta Cantù, sul lago di Como, ove bei motivi schietti della natura gli si erano presentati alla fantasia. Ma il tempo era passato e s'era ormai in gennaio. Troppo tardi Bellini aveva mutato l'idea. Ovunque era noto che si sarebbe dovuto andare in scena a marzo con l'Ernani, del quale alcuni pezzi composti erano piaciuti a Milano e fuori. Romani cercò in tutti i modi di dissuadere Bellini da tale proposito, adducendo le giuste ragioni di un sicuro successo dell'opera a mezzo compiuta. Ma Bellini pregò, supplicò tanto il poeta, che questi commosso accondiscese al vivissimo desiderio dell'amico, e i due collaboratori si misero allora in cerca d'un bell'argomento campestre. Contento fu il maestro di vedere in tal modo realizzato il suo sogno alimentato dal soggiorno incantevole di Moltrasio sul lago di Como, ove aveva passato l'autunno del 30 in compagnia di Giuditta Cantù e della prima donna Giuditta Pasta, che possedeva una villa in quelle vicinanze. Nei suoi ricordi su Romani, la vedova del poeta genovese così descrive la vita trascorsa dal maestro sul lago. Egli passava gran parte del giorno in barchetta a percorrere i vari pittoreschi bacini. Alla sera, quando il sole coi suoi raggi infuocati indorava ancora la cima dei circostanti monti, si compiaceva di adagiarsi in una navicella e di vogare sulle quiete onde del lago, lasciandosi cullare mollemente in uno coi suoi pensieri. Rapito dall'incanto di quelle rive, di quelle valli, di quei monti, ove una ricca coltura feconda i declivi, quel clima temperato, quel cielo splendidissimo, quella natura tutta vaghezza e sorriso, ove l'uomo respira liberamente e dimentica le contrarietà della vita. Immerso in una estasi inenarrabile, il giovane sognava, sentiva la sua anima trasportarsi oltre le sfere celesti, verso la sorgente eterna d'ogni bellezza. Al sabato era per lui uno spasso seguire le contadine operaie quando, raccolte in battello, ritornavano alle loro case dalle filande cantando or tenere or gaie canzoni, non meno vinto dalle attrattive di quelle cantilene che dal desiderio di studiarvi sopra. Già il maestro aveva osservato i semplici costumi di quei villici ed i luoghi incantevoli, spiranti tutti poesia ed armonia. Destarono nella mente sua esaltata dei pensieri musicali suavissimi, dei veri idilli che andava notando in un taccuino. Così, a poco, s'era fatta una preziosa raccolta di motivi campestri, abbelliti ed ornati dalla sua mirabile fantasia ed addolciti dalla squisita sensibilità del suo cuore. La Sonnambula, incominciata l'11 gennaio 1831, andò in scena il 6 marzo al Carcano e vi riportò un successo indimenticabile. Giuditta Pasta, Rubini e Mariani, che li interpretarono, contribuirono notevolmente al successo per l'impegno messo nell'interpretazione delle parti, ma l'opera era solida e avrebbe trionfato anche con artisti meno famosi.
Dalla sonnambula il nome di Bellini fu immortale, e se per divenirlo il celebrato maestro scelse un soggetto affine al suo temperamento, nessuno può biasimarlo né menomare il prestigio che gode l'opera, acquisita all'arte musicale italiana e gemma del patrimonio nostro, fra le più risplendenti. Quella sera del 6 marzo 1831 il Carcano ebbe l'onore di tenere a battesimo un'opera che più di un teatro di fama superiore dovette invidiarle e le invidia. Era pieno il Carcano in ogni ordine di posti. La reputazione del compositore e dei cantanti, oltre alle voci messe in giro circa il mancato Ernani, avevano suscitato curiosità e interesse. Ma fin dalle prime scene il pubblico fu avvinto all'opera, con una specie di potenza magnetica che andava crescendo di scena in scena. Le lodi, gli applausi, le richieste di fuori per gli artisti e per il maestro superarono in numero, in calore e in insistenza ogni altra prima rappresentazione trionfale. I critici furono quasi unanimi nel decretarne l'immortalità e furono facili profeti. Il pubblico seguitò ad affollare il Carcano ogni volta che la melodiosa sonnambula veniva annunciata, e allora come adesso. Il Pugin, che nella sua biografia su Bellini non risparmia critiche e frecciate, scrive in merito alla sonnambula: «Confesso che nessuna opera mi rapisce e mi commuove più profondamente di quest'idillio tutta grazia e freschezza, il quale accenna qualche volta a divenire un'elegia, ma si ferma sul limitare del dramma, quasi atterrito d'entrare nel dominio della tragedia». E il Clément: «La musica di quest'idillio è soave come le vibrazioni di un'arpa eolia, malinconica come una notte serena di autunno, affascinante come un tramonto sulle azzurrine e quiete onde dell'oceano». Bellini con la sonnambula divenne il Teocrito, il Gessner della musica, e in quest'opera mostra tutta la gentilezza del suo genio melodico, più commovente che vario. E il Delugière. La sonnambula è l'opera della prima giovinezza di quel biondo figlio della Sicilia, che era ancora sì giovane quando scese nella tomba. La sonnambula che affermò la bella e simpatica individualità di lui. Apparve nel momento in cui l'arte italiana si trasformava in un felice rinnovamento. Grossi scriveva allora l'Ildegonda e Tenerani scolpiva la sua psiche. La Mina di Bellini è la sorella prediletta della Psiche e dell'Ildegonda. Ella fece ben tosto il giro della penisola, poi quello dell'Europa e dei due mondi. Notevole intanto è la semplicità degli elementi di cui Bellini si servì per questa partizione: un soprano, un tenore e un basso. E malgrado tanta semplicità di mezzi, quanti effetti bellissimi non seppe cavarne. Le melodie vi splendono e si succedono senza interruzione. E che adorabili melodie! La sonnambula ha già un mezzo secolo di esistenza ed è bella come nei primi giorni. Quanto tempo vivranno le opere noiosamente vuote dei musicisti dell'avvenire? Quanto i fanciulli morti prima di venire alla luce? Il Delugière esagerava nella sua ultima domanda. Avrebbe dovuto chiedere: quanto vivono le opere noiosamente vuote dei musicisti senza genio di ogni tempo? Perché nella sua patria e nella nostra i musicisti di genio venuti dopo Bellini hanno ancora dato e daranno opere sicuramente vitali. Un giorno il maestro Pinsuti incontrò il Gran Meyerbeer che andava in tutta fretta. «Dove corre, maestro?»
a teatro e che si rappresenta, la sonnambula. Oh, non ha mai sentito la sonnambula? Sì, e molte volte, ma non lascio mai di risentirla, perché nel genere idillico non c'è nulla di più perfetto. Dopo questa precisa dichiarazione d'un musicista del valore di Meyerbeer, si potrebbe anche saltare di pari passo l'affermazione astiosa di Berlioz, il quale, non concependo altra musica oltre quella macchinosa dei secoli passati, mostrò di disprezzare la partitura semplice e schietta dell'opera belliniana, negandogli ogni vitalità. Che può importare a un'opera d'arte l'incomprensione di uno? Per essere notevole, qualunque creazione artistica deve rivestire i caratteri dell'universalità e la sonnambula può aspirare a questo titolo. Da 104 anni essa si presenta sui palcoscenici del mondo e dovunque è gustata e applaudita. Quale artista non vorrebbe avere un destino simile, pur se tutta la canizza dei Berlioz di questo mondo si ostinasse ad abbagliargli contro?